Cari amici di Smart Video Photography, benvenuti finalmente in questo nuovo video. Oggi dedichiamo questo video alla riparazione software dei nostri dispositivi iOS. Ma prima di iniziare vi invito a iscrivervi al canale, a azionare la campanella e se volete proprio sbulaccare, un bel like sotto questo video a me, così fate un bel regalino e a voi non costa nulla. Quindi, detto questo, andiamo a vedere oggi un programma che mi è stato offerto gentilmente dalla Tenorshare, che si chiama Rayboot, che dovrebbe salvare la vita al vostro dispositivo iOS in fatto di software, ok? Riparazione software, non hardware, ovviamente. Oggi cosa andiamo a fare? Andiamo a ripristinare un iPhone 6, ok? Che è molto vecchio e ovviamente si è rallentato molto, per vedere se alla fine dei conti Switch Studio può funzionare anche su questo. La mia prova sarà quella. La cosa che questo iPhone purtroppo fa è questa: quando lo metto in muto, cioè di attivo e disattivo col tastino magico che c'è, speriamo che non ce lo tolgano mai, lo disattivo e attivo, praticamente si attiva e disattiva da sola. Non so se questo problema verrà risolto, è un problema software, non so se lo riuscite a vedere, aspettiamo un attimo che lo faccia. Non lo fa spesso, non lo fa sempre, però ogni tanto lo fa. Adesso lo vado a rifare, vediamo un po'. Ora si è disattivato e non lo fa sempre, comunque ogni tanto va e viene, si disattiva e si attiva, disattiva e si attiva, disattiva e si attiva. Ora andiamo a vedere, ovviamente adesso non fa più cattivello. Adesso andiamo a vedere innanzitutto come scaricare questo programma Rayboot, come installarlo sul proprio computer e cosa può fare per noi. Vi anticipo che può riparare oltre 150 errori causati dal sistema operativo iOS, in quanto quali sono questi errori più comuni? Il blocco dello schermo, il logo Apple che rimane bello stampato sul vostro schermo e non si riesce a riavviare il vostro dispositivo, la perdita di password. Ricordate che dovete sempre avere l'ID Apple e dovete sempre essere in correttezza, il vostro dispositivo deve essere vostro, quindi non andiamo a fare cose illegali. Ripristinare solo i vostri dispositivi, ovviamente dispositivi di vostri amici che hanno questi problemi. Il costo di questa applicazione, adesso poi andremo a vedere, è molto minore di un costo, ovviamente, se portate il vostro dispositivo in un centro per la riparazione software. Parlo software perché alle volte ripristinano solo il dispositivo, purtroppo è così, e magari vi parte anche un centone. Andiamo adesso a vedere innanzitutto come scaricare l'applicazione. Iscriviti ora e attiva la campanella. Sarai avvisato quando verrà pubblicato un nuovo video. Grazie! Bene, prima di tutto colleghiamoci col nostro computer e andiamo a scaricare il programma. Basterà digitare nella barra di ricerca di Google o nella barra degli indirizzi Rayboot. E vedete che il primo risultato è proprio questo. Andiamo a cliccarci sopra e non dovete preoccuparvi della lingua, tanto se voi avete un sistema in inglese il programma si scaricherà in inglese e se avete un sistema italiano si scaricherà in italiano. Possiamo notare che sotto abbiamo le due versioni, possiamo ovviamente cliccare su quella per Windows e quella per Mac se il vostro computer non si va a settare automaticamente. Una volta fatto questo possiamo andare a prendere il nostro software cliccandoci sopra, ovviamente, e poi andare a installare. L'installazione ovviamente la sapete come fare, ragazzi. L'installazione sapete come farla, non ve la faccio vedere, ovviamente la sapete come fare. E adesso andiamo a lanciare la nostra applicazione per vedere cosa in effetti può fare. E poi ovviamente andremo a collegare il nostro telefono e lo andremo a ripristinare. Ok ragazzi, ricolleghiamoci col nostro computer e andiamo a lanciare Tenorshare. Eccola qua. Vedete subito la schermata di inizio, molto semplice, molto intuitiva. Andiamo a vedere, ho una luce negli occhi, quindi scusatemi. E andiamo a vedere subito cosa può fare. La cosa che ci interessa a noi è questa parte qua, è praticamente questa, dove c'è scritto inizio. Ok, dove c'è scritto inizio noi abbiamo questa parte qua che poi ci interessa alla fine dei conti.
Però abbiamo altre cose interessanti. Di sotto vedete su questo tasto qua, che adesso è evidenziato, potete andare a mettere in modalità di recupero il vostro dispositivo se non entrasse automaticamente. Dall'altra parte invece potete andarlo ovviamente a, diciamo, a disattivare la modalità di recupero. Poi abbiamo altre cose al di sotto, qua abbiamo altri due voci, ma questa qui è la voce che praticamente vi permette di resettare il vostro sistema, ok? Riportarlo in poche parole in modalità, diciamo, in modalità come l'aveste comprato, ok? Diciamo le default, ok? Senza cancellare dati, senza ovviamente fare tanti, diciamo, non andare proprio a approfondire il ripristino del sistema operativo. Questo proprio, secondo me, lo potete usare proprio quando il vostro sistema operativo funziona e non ha tanti problemi. Come vedete qua, come potete leggere dalla descrizione, ovviamente si tratta di problemi leggeri legati soprattutto a problemi di password e di allora aspettate che le leggio, sì, bloccato anche questo, eccetera eccetera. Ecco, questa è una forma un pochino più leggera, ok, di ripristino. Questa è una forma più leggera. Potete utilizzare anche questa se volete e fare le due riparazioni che andiamo a vedere. Sono una, vedete, una è standard, cioè standard è abbiamo reset di fabbrica, e l'altro invece è reset generale, che praticamente non è che tra le due non ci sono molte differenze, però a noi questa parte qui interessa e non interessa. La parte che interessa a noi invece è proprio questa qui, questa qua dove c'è scritto inizio. Se ci clicco sopra, ovviamente alla fine lui mi dirà, ovviamente non posso andare avanti perché non ho collegato nessun dispositivo per ora. Vedete che abbiamo due possibilità di ripristino. La prima, questa qui praticamente risolve qualche problema reinstallando la versione, l'ultimo aggiornamento del sistema operativo, ma lasciando intatti i dati, applicazioni e tutto quello che avete. Mentre la seconda, che è di qua, questa qui invece no, questa qui è profonda, quindi cosa fa? Reinstalla il sistema operativo, ma in poche parole lo ripristina come in default, cancellando tutti i dati che voi avete sul vostro sistema iOS. Un consiglio che vi do è questo. Allora, sapete, non so se lo sapete come funziona, il sistema iOS, quando voi fate un backup su iCloud, lui backupa tutto, giusto? Backup applicazioni e tutto quello che avete sul vostro iPhone. Purtroppo, se un'applicazione ha generato un errore, l'errore viene riportato nel backup. Ragazzi, qui non ci sono storie. Quindi, se voi andate a fare un ripristino generale approfondito, cancellando tutto e poi riportate indietro il backup da iCloud, ovviamente l'errore lo ritroverete. Ok? Qui non si scappa. E qua ci metto due mani sul fuoco, non una. Quindi cosa dovete fare? Il problema è questo: dovete innanzitutto backupparvi se avete software tipo giusto di montaggio video, se avete software che hanno catturato qualcosa, immagini, quello che sono residenti nell'applicazione, non su iCloud se avete l'abbonamento e ovviamente avete fatto diciamo, un backup di foto su iCloud. Perché quello che potete poi riportare indietro, ovviamente tramite iCloud, non tramite il backup, che sono due cose diverse, quando voi vi collegherete al vostro iCloud, lui vi riporterà solo le immagini, i contatti, riporterà ovviamente indietro tutto quello che avete legato al vostro ID Apple, che sono praticamente queste cose qui, contatti, foto, WhatsApp e quant'altro. Non riporterà indietro ovviamente le applicazioni. Le applicazioni si ripristinano tramite il backup di iCloud, che è un'altra cosa. Infatti, quando voi andate a prendere uno smartphone, un iPhone o un iPad nuovo, vi dice se volete ripristinare il vostro iOS, se volete
creare ovviamente il vostro dispositivo andando a prendere un backup recente di un altro dispositivo. Che succede? Lui ripristinerà il vostro dispositivo, installerà tutte le applicazioni che sono ovviamente su un backup di un altro dispositivo. Questo assolutamente non è consigliato, perché se no, se qualche applicazione ha generato un errore, voi ve lo riportate indietro. Quindi se scegliete di fare il ripristino, quello approfondito, di cancellare tutto, sappiate che poi le applicazioni vanno reinstallate una per una. Ok? Quindi, detto questo, visto questa panoramica generale, adesso andiamo a vedere come ovviamente dobbiamo cliccare il nostro iPhone all'interno cioè dobbiamo collegare al computer, che verrà riconosciuto automaticamente da questa applicazione, e poi lo ripristiniamo. Allora, cari ragazzi, come si fa adesso a ripristinare il nostro iPhone 6? Innanzitutto bisogna collegare il nostro iPhone al computer, Windows che sia o Mac. Ora vi condivido lo schermo, il telefono va sbloccato e tutto il resto. Quindi adesso vi condivido lo schermetto del computer e dell'iPhone, lo sblocco, e come vedrete, quando metto il cavetto, vedete che il nostro software lo riconosce praticamente automaticamente. Però così, ecco qui. Eccoli. Ok, ci ho messo un attimino, scusate, tutti i sistemi vecchi del mondo. Quindi adesso abbiamo visto che ha riconosciuto il nostro, da questa parte qui, vedete, da questa parte qui abbiamo il nostro iPhone che è stato riconosciuto dal nostro software. A questo punto andiamo dentro il nostro tastone inizia e ora dobbiamo scegliere solamente cosa fare. Io rifarò un ripristino diciamo proprio approfondito, perché volevo vedere se si potesse eliminare quel problema lì. Quindi una volta scelto questo, stare attenti alla scelta che fate, andate avanti e qui potete scegliere, ovviamente se l'avete già ricaricato non vi si proporrà questa schermata. Se invece non avete ancora caricato il vostro diciamo iOS, no, il sistema operativo, vi sarà proposto di andare a scegliere anche una posizione. Quindi possiamo andare qui e anche cliccare e praticamente andare a scegliere una posizione dove andare a caricare il nostro sistema operativo. Io lo lascio qui, vado avanti, vedete che qua c'è scarica e a questo punto vedete sopra si forma ovviamente la percentuale di scaricamento. Vedete che stiamo scaricando il nostro sistema operativo, quindi lo lasciamo lavorare in santa pace e ritorniamo sulla schermata del telefono ovviamente e del nostro software quando avrà finito di scaricare ovviamente il sistema operativo. Ok ragazzi, vedete siamo quasi alla fine della percentuale di scaricamento. Tra poco poi ovviamente inizierà la fase di installazione. Ok, ecco qui. Vedete, ci è apparsa nuovamente una richiesta di conferma. Volete ripristinare il vostro sistema operativo? Sì, vai col botto. Di nuovo Shay ripara tutto quanto riparazione. Adesso come si avvia questo processo, vedrete che il nostro iPhone si spegnerà, si riaccenderà, e farà tutti i manesi del caso. Poi alla fine di questo video andremo a vedere i costi di questa applicazione, e se qualcuno di voi ha già come dire affrontato qualcosa del genere, scriva nei commenti, sperando che YouTube non li cancelli, perché mi scuso a priori che i commenti io non li cancello se non sono offensivi. YouTube li cancella e non me li fa più vedere, non capisco perché. È successo anche a altri YouTuber. Quindi eccola, vedete che il nostro iPhone si è riavviato, si è messo praticamente in modalità della mela e il nostro computer ovviamente è uscito e rientrato, cioè praticamente come se fosse scollegato e si è ricollegato. Vedete che si è rispento, adesso si è riacceso, fa tutti i suoi manesi e la percentuale che abbiamo diciamo che ci fa vedere è proprio questa qui. Vedete, siamo al 13%.
di percentuale di installazione del sistema operativo e del ripristino, ok? Tutto insieme. Quindi attendiamo ovviamente la fine di questa percentuale che deve arrivare al 100%. Allora, vedete, stiamo arrivando quasi alla fine, vedete che siamo quasi al 100%, quindi il ripristino è quasi terminato. Intanto non l'avete visto, ma lo smartphone si accende, si spegne, si accende, si spegne, perché ovviamente sta facendo tutti i suoi, diciamo, manesi, ecco, chiamiamoli così, in gergo informatico si dicono manesi. Quindi quando arriveremo al 100% il nostro dispositivo sarà ovviamente ripristinato e dovremo andare ovviamente a dare i nostri, come dire, a mettere l'ID Apple e ovviamente a ripristinare tutto quello che vogliamo ripristinare, ok? Cioè installare, come ho detto, tutte le applicazioni che ci servono, senza fare il backup assolutamente da computer o da backup iCloud, perché sennò ci portiamo dietro tutti gli errori che erano presenti prima. Solo ripristinare i backup legati all'account iCloud, cioè fotografie, i contatti, WhatsApp e compagnia bella, e le applicazioni ovviamente che sono sullo store ma sono in attesa di essere scaricate. Ok ragazzi, ecco fatto, abbiamo finito, vedete che qua ovviamente ci viene detto che abbiamo completato l'installazione e cliccando sopra, se ci riuscissi io a cliccare sopra ovviamente, andiamo nella, diciamo, nella schermata iniziale. Il nostro iPhone intanto si sta riaccendendo e adesso poi andremo a vedere se in effetti è stato ripristinato e se quel problema lì della campanella che andava e veniva è stato risolto. Adesso l'ultima fase di installazione ovviamente sta facendo, vedete, l'ultima fase di installazione, e quando è conclusa poi andrò a reinserire l'ID Apple e poi faremo l'ultima prova installando Switch Studio a vedere se ci può servire come videocamera. Bene ragazzi, come vedete dalle immagini lo smartphone è in attesa che io compia l'azione di andare ovviamente a mettere dentro tutti i miei dati. Quindi io adesso andrò a fare la configurazione e ci vediamo praticamente per l'installazione di Switch Studio e andiamo a vedere ovviamente come si comporterà con questa applicazione che non è pesantissima, però ragazzi è un iPhone 6, quindi andiamo a vedere come si comporta. Allora, stiamo scaricando una versione di Switch Studio, ovviamente mi dice che diciamo, il sistema operativo è lo stesso iPhone, è molto vecchio, quindi scaricare una versione un pochino più datata. Ma a noi non interessa questo, l'importante è vedere se questo dispositivo alla fine dei conti poi è in grado di offrire ancora qualcosa in questo senso. Ovviamente possiamo navigare in internet, possiamo gestire Instagram, tutto quello che vogliamo, ma noi sappiamo che vogliamo fare di più, molto di più. Quindi adesso io metterò sul cavalletto al posto dell'iPhone 8 Plus il mio iPhone 6 e andremo a vedere se possiamo in effetti fare le conclusioni, ok, con il nostro dispositivo un po' datato. Quindi adesso cominciamo a capire se si installa, si sta installando molto lentamente, però si sta installando. Quindi ecco, ok, lo apro, ok, adesso lo apro, lo vado a piazzare sul, ok, devo dargli tutte le conferme, sapete, il microfono, roba del genere, vado qui su, lo metto, piazzo bene su questo trabicolo che poi ovviamente sparirà perché arriverà l'altro molto più bello della Dream Grip, vado a dire che, ecco, un'altra cosa che non funziona è questo, non avendo la versione dell'ultima giornata devo inserire l'IP all'interno del mio Switch Studio, ma forse l'ho già inserita, adesso andiamo a vedere. Allora, ho detto una bagianata, si è collegato invece da riconosciuto, e adesso andiamo a fare così, andiamo a girare, scusate il trapanone, ma purtroppo siamo un trapanone, c'è sempre un trapanone. Adesso abbiamo il nostro dispositivo, mamma ragazzi,
che cosa fa? Guardate un po'. Aiuto, 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 aiuto. Aiuto, aiuto. C'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che non va. Ma io provo a, ovviamente, a uscire di nuovo dal dispositivo e forse devo metterlo sulla stessa rete. Bene ragazzi, siamo alla fine del filmato. Ho configurato giustamente, era sotto la rete sbagliata. Comunque adesso switcheremo l'iPhone 6 per vedere un pochino la differenza. Ecco l'iPhone 6 che mi sta riprendendo con Switch Studio installato correttamente. Quindi cosa dire? Abbiamo visto che si possono ripristinare i dispositivi anche vecchiotti che possono servire ancora a qualcosa. Ma ora, oltre a questa prova che ho fatto, che mi sembra che funzioni abbastanza bene, poi la qualità ovviamente è un po' più scarsa, quello ragazzi c'è da mettere in preventivo, e adesso lo vado a togliere dal cavalletto perché voglio fare la prova del 9, se vedere non si dice niente, se vedere se il problema è stato, si dice warning perché è un po' vecchiotto, se il problema del muto che si attiva è stato ovviamente risolto. Andiamo a attivare il muto. Ok, vediamo un po'. L'ho attivato adesso il muto. Aspettiamo un secondo che faccia qualcosa, vedere se è stato ovviamente risolto. Adesso lo vado di nuovo a togliere, a rimettere. Non lo capisce molto prima, molto subito, diciamo immediatamente. Mi sembra che il muto non si attivi neanche più. Aspettate, ecco qua, ok, si è attivato adesso. Si è attivato, andiamo a vedere un po', aspettiamo un secondo, a vedere se in effetti fa lo stesso scherzo che faceva prima. Mi sembra che adesso non lo faccia, in questo momento non lo sta facendo, quindi potrebbe essere che abbia risolto anche quel problema. Quindi quanti problemi possiamo risolvere? Possiamo risolvere, questo qua forse era un problema software, non era un problema hardware, quindi è stato risolto. Il dispositivo, vi ricordo che è molto vecchio, quindi prima di prendere un comando ci mette un po', quindi non è colpa di nessuno, però mi sembra che abbia risolto anche questo problema, diciamo, di disattivazione e attivazione continuata del muto. Bene ragazzi, prima di concludere il video andiamo a vedere quanto costa in effetti questa applicazione. Ricolleghiamoci sul nostro Mac e andiamo a vedere quanto costa. Quando siete in questa pagina che ho detto di cercare, ovviamente, andate sul sito principale cliccando qua su. Potete andare sotto per saperne di più e poi andate su che apparirà il tastino, ovviamente, eccolo qua, ma appare anche nella prima pagina. Buy now. Andiamo a vedere quanto costa effettivamente. Prezzi cambiano da Windows e a Mac, a me sembra, poi potremo anche verificare. Allora, vediamo qua una licenza, ok? Vedete qua se sono per 5 dispositivi, ok? E un Mac, costa 45 euro al mese. Questo è al mese, ok? Perfetto. Poi andiamo avanti. Andiamo avanti, un anno di licenza costa 49, lo so, prezzi un po' strani, 49,99 costava invece 99 euro, e invece il lifetime, praticamente per sempre, invece di 170, siamo sempre a 5 dispositivi e un Mac, costa 69,99 euro. Quindi cosa dire? Dico che conviene, perché quando portate a riparare il vostro dispositivo software, dico non hardware, software, un centone vi parte. Adesso volevo vedere la versione Windows, che è questa qua, versione Windows. Allora, versione Windows, vediamo se i prezzi cambiano. I prezzi di Windows diminuiscono, vedete, abbiamo questa licenza un mese 29 euro, poi andiamo avanti, abbiamo 35 euro all'anno, e invece la full costa solo 59,99 euro, quindi un prezzo veramente abbordabile se volete riparare il vostro sistema iOS con più di 150 errori e oltre altre caratteristiche e altri errori che si possono formare ovviamente nel corso dell'utilizzo del vostro sistema operativo iOS.
Concludendo, come diceva il nostro Mike, buongiorno, dobbiamo tenere presente una cosa, che questa applicazione può, oltre che riparare iOS, anche pad iOS, ovviamente sul sistema operativo dell'iPad, dicono anche per iPad Touch e Apple TV, quindi in base al sistema operativo ovviamente cambierà ok, il modo di agire. Quindi secondo me conviene acquistare questa applicazione per ripristinare e mettere a posto un po' il sistema operativo del vostro smartphone o del vostro dispositivo iOS in generale, se riscontrate qualche malfunzionamento. Bene ragazzi, non mi resta che ricordarvi di iscrivervi al canale, azionare la campanella se volete e poi ovviamente mettere un like se proprio il vostro buon cuore ve lo dice. Io vi rimando al prossimo video, vi ringrazio per aver seguito questo video, ringrazio tutti gli iscritti che stanno arrivando, ricordo ancora una volta che Gennaro non cancella nessun commento se non è offensivo, purtroppo spariscono e io stavo rispondendo a un commento ed è sparito, mi spiace tantissimo. Vedrò di recuperare dalle mail se posso, oppure niente ragazzi, iscrivetemi se non vedete che io rispondo. Ok? Benissimo, un abbraccio a tutti, a presto! Dear